Bentrovati in questo video What to Do If, un progetto Erasmus Plus internazionale a cura di Innovamentis e dei partner citati all'inizio dei nostri video. Oggi parleremo di una questione molto delicata, gli alloggi e i servizi sul territorio nazionale italiano. Andiamo a vedere nello specifico qualche consiglio per l'acquisto o la locazione di un immobile. Per cercare un alloggio si possono controllare tantissime offerte sul web, ovviamente o agenzie immobiliari fisiche. Consultando un'agenzia sicuramente il prezzo salirà un pochino in percentuale, però è una tutela in più perché il lavoro di agenzia, la tutela dell'agenzia viene pagata in percentuale. Per scegliere un immobile è molto importante definire la zona, per cui magari informarsi su eventuali servizi presenti nella zona, la distanza dal posto di lavoro piuttosto che la distanza dai mezzi pubblici che possono appunto trasportarvi nel luogo di lavoro o nell'eventuale supermercato più vicino. Insomma, è importantissimo capire la zona in cui si deve andare a vivere, perché poi si dovrà fare i conti con diversi spostamenti, sia a livello logistico sia a livello economico. Naturalmente nei centri storici, nelle grandi città, i prezzi degli immobili, che sia locazione che sia acquisto, sono molto più alti rispetto ai piccoli centri o alle città di periferia, insomma le periferie. Il finanziamento più comune per l'acquisto di un immobile è il mutuo ipotecario. Ogni banca ha le proprie regole per poterlo concedere ed erogare, che naturalmente vanno sottoscritte firmando un contratto e poi vanno rispettate, pena la nullità del contratto stesso e quindi del mutuo, la revoca del mutuo. Si può acquistare un immobile soltanto se si è un cittadino dell'Unione Europea o un cittadino con un permesso di soggiorno permanente, altrimenti si dovrà optare forzatamente per la locazione. Per quanto riguarda la locazione, invece, solitamente al momento della firma, che può avvenire avendo soltanto un documento di identità valido, bisognerà quasi sempre depositare una somma che di solito corrisponde a 2 o 3 canoni di locazione in qualità di caparra. Questa caparra verrà poi restituita all'inquilino soltanto se l'immobile alla chiusura del contratto risulterà identico e quindi nelle stesse condizioni di fatto in cui era stato consegnato all'inizio del contratto. I contratti devono sempre contenere informazioni sulle parti, per cui è sempre obbligatorio indicare il nome, il cognome, eventualmente se è un'azienda la ragione sociale, la partita IVA di entrambe le parti. È sempre meglio stabilire e quindi scrivere il prezzo dei canoni, la durata del contratto, e per qualunque perplessità, come dicevamo prima, è sempre bene richiedere consulenza legale. Il periodo di preavviso per lasciare una casa in affitto è di circa 6 mesi. Il proprietario non lo può modificare in alcun caso dopo la stipula del contratto. Bisogna fare attenzione perché molte volte vengono poste delle clausole che poi realmente non sono legali. Mi spiego, può essere che un proprietario di casa ponga come condizione il non volere animali domestici nella casa che affitta. In realtà è una condizione che può essere accettata da chi va a affittare l'appartamento, ma legalmente è una condizione non valida, perché nel momento in cui viene ceduta in affitto una casa, chi l'affitta può, nel rispetto delle norme di legge, fare quello che gli pare. Per qualunque tipo di dubbio, anche in merito a richieste che possono sembrare strane da parte del proprietario di casa, è sempre bene rivolgersi alle associazioni di categoria. I contratti di locazione vanno studiati attentamente perché spesso tanti servizi, l'acqua calda, la luce delle parti comuni, il gas sono compresi, però molte volte ci sono dei contratti specifici e quindi è bene leggere tutto quello che è il contratto in maniera da capire se i servizi sono compresi o se si dovrà provvedere autonomamente per averli. Un esempio può essere la connessione a internet o il telefono di casa, spesso non è compreso ovviamente nel contratto di affitto e quindi ci si dovrà rivolgere ad altri fornitori, ad altri provider che forniranno appunto i servizi richiesti, che può essere la telefonia, come può essere la luce o il gas. Probabilmente ti starai domandando se puoi avere accesso a un alloggio anche se le tue condizioni economiche non sono favorevoli. In Italia forniamo alloggi, il social housing, alle persone meno abbienti, certificato dal modello ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Ne avevamo parlato anche nello scorso video. Si può fare domanda di alloggio, l'importante appunto è non superare una dichiarazione annua reddituale di 16.000 euro e si deve essere cittadini europei. Con queste caratteristiche si può richiedere un alloggio popolare dopo che si ha un visto permanente di 3 mesi o che si ha il permesso di soggiorno permanente. Vi ricordo che potete trovare sempre informazioni utili sul nostro sito www.whattodoif.eu.